Ebbene sì, lo scorso luglio io e Pietro siamo partiti alla volta del Mongol Rally. Per chi non lo sapesse, è una manifestazione non competitiva a scopo benefico. 25.000 km percorsi a bordo di mezzi poco affidabili, da Praga fino in Mongolia. Quest'anno si arriva ad Ulan-Ude, in Siberia. Il punto di ritrovo è in un posto sperduto fuori Praga. Più di 400 auto da tutto il mondo. Che cosa ci accomuna? Probabilmente la pazzia e la voglia di fare qualcosa di folle che ricorderai per il resto della tua vita. Erano anni che volevamo intraprendere questa avventura. Ebbene sì, stava proprio per accadere. Ehi, stop! Forse ci sono ancora un paio di cose che dovrei spiegarvi. Quella è la nostra macchina, una vecchia Renault 4 del 91, che Pietro ha avuto l'accortezza di risistemare prima di partire. Niente airbag, aria condizionata, né ABS. Ora capite perché sto parlando di un'impresa epica. Andiamo avanti. Così, quel 22 luglio, siamo partiti. Ma nessuno dei due stava realmente realizzando a cosa stavamo andando incontro. Lasciata Praga alle nostre spalle, usciamo dalla Repubblica Ceca, attraversiamo Slovacchia e Ungheria per entrare in Romania. Eravamo in giro da meno di una settimana e già il mal di schiena si faceva sentire. A pranzo panini e la sera risotti pronti. Per evitare le intossicazioni alimentari avevamo con noi 2 casse di provviste e una quantità di medicinali e fermenti lattici che sarebbe bastata per un esercito intero. I controlli di frontiera erano quotidianità per noi. Ovviamente non sapevamo una parola di rumeno, però ogni volta che parlavamo in italiano capivano sempre tutto. Non pensavo che ci fosse così tanta affinità tra le due lingue. Percorriamo ancora qualche chilometro fino ad arrivare in Transilvania. Pietro mi aveva parlato da tempo di una strada leggendaria che risale le montagne e arriva fino a quota 2000 metri. Sarà proprio lì che passeremo la notte. Com'è che si chiama questo passo impronunciabile? Transfagarashan. Questo è il nostro camping spot, non male come vista. Partiamo carichissimi in convoglio con altre macchine del rally. Che bellezza le vette della Transilvania. Un pernottamento fresco ad alta quota era proprio quello che ci voleva in queste calde giornate di fine luglio. Scendiamo dalle montagne per tornare alle temperature estive. Beh, per essere quasi agosto sento già la mancanza del mare. Percorriamo qualche centinaio di chilometri passando Bucarest in direzione Sandalandala. Fa un po' ridere, sì, ma si chiama così. È il nome della località scelta dove gli organizzatori del Mongol Rally hanno deciso di fare il raduno prima che le nostre strade si separino. Mi spiego meglio, non c'è una rotta prestabilita per arrivare a destinazione. Ognuno passa da dove vuole. C'è chi passa da nord e chi passa da sud. Ma l'importante si sa, è arrivare a destinazione. Siamo finalmente arrivati nel Mar Nero. Però, anzi, è più pulito della Giannella. Vediamo un po'. Dopo una bella rinfrescata ci rimettiamo in macchina per entrare in Bulgaria. E al primo distributore ci danno subito il benvenuto. Hi, Bulgaria, Atanav, Bulgaria, Gorun, Bye! bye. Attraversiamo la Bulgaria lungo costa per arrivare quindi alla frontiera con la Turchia.
proprio qui che il viaggio inizia a farsi interessante. Non vedevamo l'ora di giungere ad Istanbul. Una colazione vera, ragazzi, una colazione vera, degna di essere chiamata tale. È così che inizia la giornata il nostro amico Pietro Zamorani a Istanbul. Ieri sera, dopo aver varcato il ponte che ci porta in Asia, abbiamo parcheggiato felicemente la nostra auto in un parcheggio con una pendenza del 120%, quindi non so se riusciremo ad uscirne, ma seguiteci nella nostra avventura. Forse rimarremo chiusi in un parcheggio a Istanbul. Chi lo sa. A quanto pare sembra che sia riuscito a uscire senza problemi. Allora, sto facendo delle prove, un po' di rincorsa, però visto che arrivavo lanciato ho detto vabbè, ci provo. Sono salito su, ho anche spaventato una signorina che stava mettendo a posto dei panni al bordo della strada e sono salito su ruggendo come, non so, una capriolina, non una cinghialina. Con la Moschea Blu in fondo a noi ci rimettiamo in marcia per inoltrarci nel cuore della Turchia. Arriviamo nei pressi di Ankara. Continuiamo su strade statali fino a giungere sulle rive di un grandissimo lago salato. Stiamo utilizzando una strada periferica al lago salato. Non riusciamo a capire se c'è un accesso. Un'incredibile distesa di sale che si estende per decine di chilometri. Un paesaggio veramente surreale. Lasciamo il lago salato alle nostre spalle in direzione Anatolia, anzi, più precisamente Cappadocia. Welcome Cappadocia. Yeah, thank you. Il paesaggio magico di questa regione è caratterizzato da pinnacoli dalle forme uniche e curiose. È stupefacente pensare come siano state scolpite così nel corso dei millenni queste formazioni rocciose. A rendere ancora più magico questo posto sono le centinaia di mongolfiere che si elevano all'alba sopra questi cieli. Merita veramente una volta nella vita di arrivare fino qui per godere di questo incanto. Finita la magia dell'alba, ci rimettiamo in marcia verso nord-est, quando ad un tratto giungiamo di fronte ad una colonna di fumo. Fatto questo? E arriva in contromano? Da qui è scattato. A parte quell'incidente, stava andando tutto fin troppo bene, quando ad un certo punto la macchina decide di non andare più. L'altimetro segna 2041. Siamo fermati poco prima del passo a 2002 e la temperatura si era alzata un po' troppo. A quanto pare la seconda ventola sembra non funzionare correttamente. Non ricordo se vi avevo già detto che Pietro nella vita fa l'ingegnere meccanico. Questa cosa mi faceva sentire un po' come in una botte di ferro.
Chi è? Com'è sta storia che si lasciano la mancia? Non lo so, voglio lasciare, però si paga sempre con la carta perché non riusciamo a cambiare mai soldi, alla fine Siamo proprio queste sono le galline dell'Ozio Feste qui. Ovetto, un po' di verdurine, olive. Oh, the boss. Gentilmente il signore che abbiamo incontrato qua al campeggio ci ha spiegato che in realtà il confine che volevamo oltrepassare noi ci portava in una regione autonoma che non era segnata su Google Maps perché Google Maps non la riconosce, appunto. Se fosse successo qualcosa nessuno ci avrebbe potuto aiutare, quindi magari c'è la polizia corrotta, cose del genere. Noi avevamo scelto questo confine qua proprio per evitare quest'altro confine qua addirittura. questo, sì. Vale. Dove diciamo per oltrepassarlo bisogna arrivare a 2500 metri. 2491. Esatto. E quindi niente, mi sa che domani ci toccherà fare quest'altro passo di montagna, visto che ci piacciono tanto, per evitare questa regione autonoma. E poi andare verso Tbilisi. Se siamo qui, invece che fare così e poi fare la strada a Tbilisi, dobbiamo fare così e poi andare qua sopra a Tbilisi. In un viaggio così lungo, senza una rotta predefinita, potrebbe essere impensabile di incontrare altri team durante le soste. Invece, molto spesso accade proprio così. Da Barcellona. In questo caso, conosciamo dei simpaticissimi professori universitari di Barcellona che, amici da una vita, hanno deciso di prendere parte tutti insieme a questa avventura. Sono buono a mangiare questi cose, mi è esploso tutto. Via, con le forchette. Come si chiamano? Si chiamano Kinkar. Sono buoni. E sto boy. Questa punto bianca che vedete accanto a noi è il bolide del team Romaz. Loro già li conoscevamo da tempo e ormai da un anno a questa parte organizzavamo insieme di condividere le parti cruciali di questo rally. Facciamo insieme diversi chilometri di sterrato per raggiungere il confine armeno. Siamo quasi arrivati al confine tra Georgia e Armenia. Questa è la fila dei camion. Armenia. Questa è la terrazza con vista di Villa Rosa. È qui che abbiamo pernottato la prima notte in Armenia. Niente male, vero? Lui invece è George. Ha la simpatica abitudine di lasciare un certificato a tutte le persone che dormono nella sua struttura. Quota 2300 metri. Eccoci al traguardo. Questa invece è la vista che si gode dalla mia tenda la seconda notte che abbiamo passato in Armenia. Affaccia direttamente nell'orto di una simpatica signora che si è offerta di ospitarci. This is Armenia City Kapan. City Kapan. I'm very happy to meet you here. My name is Brej. Brej. Ah.
You're coming first time Armenia? Yes. I'm very happy to meet you here. I'd be happy to meet you again. Ci avviciniamo al confine iraniano con un po' di preoccupazione. Tutti ci avevano sconsigliato di passare di qua. Al telegiornale, nei mesi prima della partenza, si continuavano a vedere notizie sul crescente clima di tensione tra Stati Uniti e Iran. Quella che troviamo è invece una calorosissima accoglienza dal meraviglioso popolo iraniano. Addirittura, al primo benzinaio dove ci fermiamo, ci offrono gelati a tutti. Dimenticavo, qua fare il pieno di benzina costa solo l'equivalente di 3 euro. Andando avanti, ogni casellante dell'autostrada ci lascia passare senza pagare, solo per il piacere di accogliere i turisti. O almeno così crediamo, perché la comunicazione non era sempre molto semplice. Decidiamo di rimanere un giorno intero per esplorare la capitale con il suo famoso Gran Bazar e le moschee mozzafiato. La sera andiamo a mangiare in un posto tradizionale, dove conosciamo un ragazzo iracheno che ci offre un piatto tipico con carne e verdure che si deve pestare prima di essere mangiato. Una gradita alternativa rispetto al kebab che mangiavamo da alcune settimane. Tehran, your house. Bye bye. How are you? What time is it? Welcome to our school. Ripartiamo dalla capitale, Teheran, per quella che si rivelerà essere una delle tappe più lunghe di tutto il rally, più di 850 km da fare tutti in una giornata, fino a buio. Il tutto, ovviamente, alla massima velocità di 90 km/h. Il giorno dopo ci troviamo al confine turkmeno e dopo aver pagato alcune curiose tasse di immigrazione e aver ricevuto il nostro tracciatore GPS obbligatorio per tutti i turisti, ci troviamo nella terra di nessuno che porta alla capitale del Turkmenistan, Ashgabat, una ventina di chilometri controllati dalla polizia di frontiera, all'interno dei quali era assolutamente vietato fermarsi. Ma è dopo questo arco che ci rendiamo conto di essere entrati in una specie di universo parallelo. Enormi autostrade deserte, moltissimi edifici identici tutti in marmo bianco e alcuni tra i più grandi monumenti al mondo ci accolgono in quella che sicuramente sarà una delle città più indimenticabili della nostra vita. Un posto che più ci addentriamo e più ci incuriosisce. Scopriamo che per esempio i cittadini di Ashgabat per legge non possono che possedere auto di colore bianco e inoltre per non incorrere in multe sono costretti a lavarle giornalmente. Non tutti i turkmeni possono decidere di venire a vivere qua nella capitale Ashgabat, ma solo le famiglie prescelte direttamente dal governo possono trasferircisi. Per questo da loro è considerato infatti un enorme privilegio. Il dittatore, dal nome impronunciabile, è famoso per le sue discutibili imprese e per la poca libertà di espressione che lascia ai cittadini del suo paese. Dopo aver dormito in una forse delle peggiori sistemazioni di tutto il viaggio, facciamo alcuni controlli sulla macchina e salutiamo uno dei nostri nuovi amici turkmeni. Turkmenistan, Göktepe, good tourism. Dopodiché ci mettiamo in marcia verso la famosa porta dell'inferno. Siamo sulla strada che porta da Ashgabat al Gate of Hell, alle porte dell'inferno. La strada è piena di buche, siamo fermati un paio di volte per vedere i cammelli, fare benzina, abbiamo cercato di riempire le taniche ma non ce l'hanno riempite. A quanto pare non si può, non c'è verso di riempire delle taniche di riserva. Il prossimo distributore è a 200 km da qui forse. Per il primo tratto di vero sterrato saranno anche dei pezzi di sabbie molli, siamo in convoglio con un team francese di Parigi, i Romaz e i Pantarei, che sono degli altri ragazzi italiani, loro con una Fanta 4x4 che sembra di aver visto. Poi abbiamo una Ford Ka e una Fiat Uno e noi con la Renault 4. Vediamo come andrà questo sterrato. Dopo monteremo anche le gomme tacchettate finalmente e abbassiamo la
pressione, penso che la metteremo a un bar come era in Marocco. Erano mesi che aspettavamo questo momento. Finalmente, attraverso queste stupende piste sabbiose, ci stavamo addentrando nel deserto turkmeno per vedere qualcosa di incredibile. Usciva un vento incandescente da quel cratere. Si faceva fatica a starci vicino, sia per il calore che per il forte odore di gas che emanava. La notte era uno spettacolo impressionante. Immaginatevi di trovarvi nel buio più totale del deserto ed avere di fronte a voi un'enorme voragine infuocata che brucia ormai da 50 anni. Sì, a causa di una perforazione petrolifera, il gas sottostante ha trovato una via di fuga, aprendo così una voragine nel terreno. È dal 1971 che non ha mai smesso di bruciare. La mattina, dopo alcuni incontri ravvicinati con insetti stercorari, si riparte presto per cercare di trovare aperto il confine tra Turkmenistan e Uzbekistan. La strada è piena di buche, ma le dune intorno a noi sono meravigliose. Usciti dal deserto, passiamo la frontiera senza complicazioni e procediamo con il nostro regolare cambio della moneta locale. 50 euro equivalgono a un bel maloppetto di banconote. Fin da subito ci rendiamo conto che in questa regione le infrastrutture non offrono una grande affidabilità. Questo ponte, ad esempio, è costruito con delle chiatte. Ciò che ci mette più in difficoltà questa volta è un'altra particolarità di questo paese. Qua la benzina è quasi impossibile da trovare. Infatti, per l'abbondanza di gas naturale, tutte le macchine sono state convertite a metano e la benzina si trova solo di scarsissima qualità e solo in poche decine di punti in tutto lo stato. Una volta trovato il primo punto di rifornimento, riempiamo le taniche e continuiamo lungo l'antica via della seta, verso meravigliose città come Bukhara e Samarcanda. Qui ci immergiamo in queste coloratissime architetture orientali e non possiamo fare a meno di pensare a come sarebbe stato passeggiare in questi posti centinaia di anni fa, quando già erano importanti crocevie dei commerci tra Asia e Europa. Italia! Italy! Here we are in Samarcanda. Decidiamo di fermarci per un giorno e ne approfittiamo per dare una sistemata alla macchina, prima di dirigerci verso il prossimo stato, il Tagikistan. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies
Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. Altro stato, altra moneta. Pronti per entrare in Tagikistan. Cominciamo ad addentrare in questa nazione famosa per i suoi imponenti paesaggi incontaminati. Piano piano, seguendo strette valli rocciose, saliamo di quota e arriviamo fino al confine con l'Afghanistan, controllato giorno e notte dai militari e da una serie di zone con mine antiuomo. Quello laggiù è l'Afghanistan e qui sotto ci passa un fiume che dovrebbe fungere da bordo. Can it be true? It must be true, no doubt, no doubt. Life is going on as normally as ever. But suddenly something seems to have happened. Suddenly something seems to have happened. Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified. I want everybody to understand this. I don't understand. I don't understand. There are a lot of things we don't understand either. We need answers from you. What did you expect to find? What did you expect to find? What's going to be our future? It's your responsibility to do something about it. Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock. The lock. Now listen to me, all of you. Completamente scavata nel bordo della montagna, la strada peggiora di chilometro in chilometro. Procediamo con prudenza alla velocità di 30-40 km/h, cercando di evitare frane e precipizi. Qui qualsiasi tipo di incidente comporterebbe giorni di viaggio per arrivare all'ospedale più vicino. La cosa bella di viaggiare su strade ad alta quota è che l'acqua per la pasta al pesto rosso bolle già a 70 gradi. A pensarci bene però anche l'acqua del radiatore va in ebollizione molto prima. Ascolta il motore. Sprite. Per fortuna ogni volta che avevamo questo tipo di problema trovavamo sempre qualcuno che ci aiutava a superare le salite più impegnative. Panno bagnato sulla pompa della benzina, così non scalda. Il trick del nostro amico che ci ha dato il passaggio prima. Forse vi starete chiedendo perché diavolo stavo guidando con il cofano spalancato.
Era un disperato tentativo di migliorare il raffreddamento del motore, tutto perché il forte vento che veniva da dietro non ne voleva sapere di passare attraverso il radiatore. Si cominciavano a trovare i punti deboli della nostra vecchia R4, ma già pensavamo alle modifiche che li avrebbero potuti risolvere in futuro. Quella che vedete è la famosa Wakan Valley. La stavamo risalendo da quasi una settimana. È uno dei punti più alti mai raggiunti in tutto il viaggio. Pensate che qui le montagne intorno a noi superano quasi tutte i 7000 metri. Quassù è tutto nuovo e strano ai nostri occhi. Pure fare benzina è un'esperienza fuori dal comune. Una ravanata alle 7 di mattina, eh? Una ravanata costosa. Abbiamo scaricato la macchina dagli oggetti più pesanti, ovvero pezzi di ricambio e taniche di benzina, ma anche in questo modo facciamo fatica a salire. Fortunatamente questi ragazzi ci danno una mano, ci danno un passaggio col furgoncino. No, solo lui con questa roba. C'è l'ultima tanica. Ce la facciamo a Uno e due, basta. Se avete bisogno 2 persone qua ci stanno benissimo. No, ma gli altri sono già con l'altra macchina. Grazie. Cioè, Ce la facciamo a salire noi così? E quindi niente, mi hanno portato su per almeno 400-500 metri dei signori con un furgoncino, dei signori italiani. Io mi piazzo qui, almeno riescono a vedermi. Il silenzio è più totale.
Niente, ci risiamo. Addirittura è scesa a 70. Da 3320. Mi stavo annoiando, mi ho messo a mettere le castanate. Ieri sera non Ed eccoci qua, anche se un po' provati, a 4650 metri. In un modo o nell'altro ci siamo arrivati, e con una Renault 4, è questo quello che conta. L'ossigeno manca, sia per noi che per lei, e anche il minimo sforzo comporta minuti di affanno. Waiting for some friends that behind. Okay. Happy boy. Okay, thank you. Tieni, ti regalo questo proiettile. Vedi? Da qui in avanti ci aspettano giorni di asfalto, ma soprattutto di discesa. Facciamo una sosta a Murghab, una città situata a 3600 metri. Con il respiro affannato facciamo un giro per le vie principali. La gente è un po' strana quassù. Le energie sono poche per tutti e vanno conservate. Pietro esegue il suo regolare controllo al motore mentre io mi faccio un giro alla ricerca di un bagno. Ma non sono troppo convinto di averlo trovato. È interessante vedere come quassù dei semplici container vengano utilizzati come negozi. Insomma, ci si arrangia come si può. Ecco qui come si fa la broda in Tagikistan. Fatto il rifornimento, lasciamo la città in direzione del passo di frontiera che ci porterà in Kirghizistan. Eccolo lì. Passata la frontiera, entriamo nella terra di nessuno e l'atmosfera si fa sempre più spettrale. A parte sembra The Hateful Eight in questo momento, ma
te ci andresti mai in quel cesso lì? Ora? Piuttosto mi cago addosso. Piuttosto la fai un sacchetto. Certo, per essere il 18 agosto non eravamo attrezzati per affrontare una bufera di neve. La mattina ci svegliamo a Saritash e le montagne intorno a noi sono tutte completamente innevate. Ci rimettiamo in viaggio e subito capiamo che in Kirghizistan hanno un modo tutto loro di pulire le strade. Man mano che avanziamo iniziano ad apparire le prime yurte. Arriviamo nei pressi di Osh, dove finisce ufficialmente la Pamir Highway. L'autobazar di questa città è un posto fantastico, super affollato ma anche ben fornito. Chiediamo in giro per un fabbro specializzato per riparare il nostro portellone posteriore. Per aggiustare questo pernettino si è dissaldato. Guarda che occhiali c'ha. E scopriamo che i Ray-Ban da queste parti proteggono pure dal bagliore delle saldature. I cavalli non mancano e le yurte nemmeno. Non possiamo fare a meno di imbastire un bel pranzetto nelle praterie kirghise. Giunti a Bishkek andiamo in cerca di un pasto caldo e un posto dove dormire. Il giorno seguente arriviamo in frontiera per entrare in Kazakistan. Jakarta Records Radio. Partiamo lanciati con l'intenzione di attraversare velocemente le immense steppe dell'est di questo paese. Ormai infatti vediamo la Mongolia sulla cartina e non possiamo fare a meno di desiderare di raggiungerla il prima possibile. Guidiamo notte e giorno, nonostante piogge insistenti e pessime condizioni dell'asfalto, che ci lasciano con i cerchioni pesantemente danneggiati. Questa è la cinghialina, la nostra mascotte. Questo è Pietro che piscia con le cuffie, perché dice si piscia meglio con le cuffie. Una cazzata se le tiene perché dalla parte del guidatore fa una romba particolare, facendo 500 km tutti i giorni è un po' un bel bordello. La barba è sempre più lunga. Ho pensato che c'hai ragione, magari una lavatina alla targa è meglio darla, 34 km al confine con la Russia e la cinghialina è sempre qui. Pietro è appena stato a punto da questa cosa che ora in questo momento è stata spappolata, pungiglione continua a uscire, è anche pelosa. Sì, l'hai divisa a metà. Eccoci qui, passaporti alla mano, si passa in Russia. È un frantoio.
si parte già con lo sterrato mongolo. Si dice che in alcune parti della Mongolia la popolazione non sappia il significato della parola asfalto. Ora sappiamo perché. Duman Hotel. Altre macchine del Mongol Rally. Quasi finito questo cavallo in umido con i peperoni. Cavallo peperonato. In uno dei migliori ristoranti. Il miglior ristorante di oggi. Il migliore. Sono nei migliori posti di sport, ma. So we can choose whether taking the road. Yeah, maybe it's From Buzzagan you take the road, no? Siamo pronti per partire per affrontare le strade mongole finalmente. Qui la puntura della Vespa sta guarendo, ancora bella rossa. Bella viola. Colazione fatta. Ma la cena di ieri sera com'è andata? Bene, bene, è il miglior ristorante. Abbiamo avuto un po' di difficoltà di digestione, ma è andata bene. Il peperone com'era? Il peperone continuava a galoppare più del cavallo dentro lo stomaco. 1.600. 5 1. Okay, thank you. Duman Hotel. Спасибо. Привет. Привет. Quanto hai pagato? 1.600. Un autobus che va in mezzo al niente. Ah, che soddisfazione! Siamo in Mongolia e la cinghialina ha finalmente trovato il suo habitat ideale. In questo territorio non ci sono strade, ci sono direzioni. Si sceglie la direzione verso la città che si vuole raggiungere e in mezzo ognuno prende il sentiero che preferisce. Manteniamo la guardia alta però, perché i pericoli sono sempre dietro l'angolo. Dopo centinaia di chilometri di sterrato torniamo sull'asfalto e ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va. Un rumore strano arriva dalla sospensione davanti. Ci fermiamo a controllare e scopriamo che si è staccata la barra antirollio. La ripariamo velocemente e ripartiamo.
Questi sono pronti per il macello. Ma cosa sarebbe? Non so se è più stupido lui o più il cavallo. Hello. Good. We started the 18th of July. I see. 18th of July. So more 1 month and 10 days. The 18th July meanings. Driving Almost all more than days. 2 months I come to here. Yeah. Driving all day. Very We'll be beautiful. through Turkey and then Georgia, Armenia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, I see. Russia, Mongolia, and Next. then Russia, Europe. I see. I see. Very beautiful. Very beautiful. You 2 person? 2, yes. But we are doing the Mongol rally. Mongol rally. Yes. Sometimes the tire problem or something like this, you all repairing by yourself. Huh? Yes, yes. No assistance. We are doing all by ourselves. Beautiful. Beautiful car. It's a French car. Really? A Renault. I see. Then, Attenzione, la polizia si accampa con la roulotte. Arrivati a Ulaanbaatar, ci ricongiungiamo con altri 2 team italiani, i Rising Khan e i Romaz. Ci confrontiamo sul tracciato percorso e i problemi che hanno avuto le nostre auto. Ci prendiamo una giornata per visitare la città, ma subito incappiamo nel traffico della metropoli. Una martellata anche sulla Ce l'abbiamo fatta. Il 30 agosto, dopo più di un mese di viaggio, siamo arrivati a Ulan-Ude. Chi l'avrebbe mai creduto? 17.000 km, attraverso 20 nazioni, con alcune tra le strade più impervie, che però ci hanno portato dall'altra parte del mondo con la nostra fidata R4.
La soddisfazione è immensa e il Mongorelli è concluso. Ma la nostra avventura non finisce qua. Dobbiamo infatti ora attraversare tutta la Siberia per tornare in Europa e poi finalmente a casa. Not bad. This bit, not bad, but then just sign and date it. Ok. Oggi si raddrizza cerchioni. Siamo a Ulan Ude, questa officina ben attrezzata. Aspetta, una ventina di euro risolviamo tutto. No, anche meno, forse una decina di euro risolviamo tutto. 4 ruote raddrizzate, poi mettiamo i tempi delle ruote tacchettate che sono rimasti integri sulle ruote delle strade, così almeno non abbiamo una ruota dietro che fa così, si è distrutta l'ultimo giorno in Mongolia. Buongiorno a tutti, questo è il secondo giorno del ritorno. La percorrenza sulla Transiberiana è abbastanza noiosa e monotona, strade dritte che tagliano boschi di alberi che stanno per diventare marroni, l'autunno che sta già per cominciare. E ci intervalliamo a botte di 300-400 km a testa e le strade sono queste. Però insomma in confronto alle strade che abbiamo percorso giorni fa qua si scorre bene, quindi speriamo di fare progressi veloci durante il ritorno. Andiamo verso Mosca. Welcome to Omsk, welcome to Sibir, welcome to Russia. Разговаривают. No understand. Спасибо. Please, пожалуйста. Noi siamo partiti da qui, Ulan Ude, e in 2 giorni abbiamo fatto tutta la strada fino qua a Omsk. Siamo diretti a Mosca. Il fatto di non poter superare gli 80 all'ora mi stava un po' irritando. Non si arrivava veramente più. Attraversare la Siberia stava diventando una prova di resistenza mentale. Giunti a Mosca sentivamo già il profumo di casa. Da lì a poco, infatti, in soli 3 giorni siamo riusciti ad arrivare al confine tra Austria e Italia. 1 chilometro Italia! E siamo finalmente in Italia! Finalmente a casa! Si rifà il refill prima dell'arrivo e dal doccio. I miei occhi brillavano di fronte a tutto quel ben di Dio. Fu solo dopo aver addentato quel panino con la porchetta che realizzammo che la nostra avventura era giunta al termine. Non sembra vero? Siamo tornati, arrivati in Piazza della Vasca. Grande!